Amici, un caloroso saluto. Oggi andiamo a dare il via ad un nuovo format sul canale Givi, nel quale andiamo a proporvi degli allestimenti tipo che per determinati modelli di moto, e non potevamo cominciare con una moto diversa da questa, che si è fatta attendere tanto. L'abbiamo aspettata, l'abbiamo bramata, alla fine è arrivata, poi ci farete sapere voi se vi ha convinto o meno, perché effettivamente a livello estetico nella parte frontale è decisamente diversa. In linea generale la moto è più contenuta, questo ci piace. Il discorso estetico è sempre molto personale, quindi vi invito a farci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa moto. Ma andiamo subito a vedere l'allestimento che vi proponiamo, partendo dal comparto bagagli. Parte posteriore. Qui, dato che abbiamo due o più possibilità di portapacchi con cui la moto viene fornita, abbiamo due opzioni. Quella che vediamo montata qua è l'SR 5143 abbinato alla piastra M8B. Vi ricordo che tutti i codici che sto menzionando li troverete qua sotto in descrizione, quindi non fatevi problemi. Allora, SR 5143, quando lo monto, nel caso in cui la mia moto esca con il maniglione, quel maniglione nero che non fa da portapacchi però, in quel caso lì andiamo a rimuoverlo completamente, lo sostituiamo con la nostra struttura, appunto l'SR 5143, che fa anche da maniglia se lo andate a vedere nel dettaglio. Abbiniamo una piastra a monochi e ci montiamo il nostro top case da 58 litri OBKE 58A della linea Outback Evo. Nel caso invece in cui la vostra R13GS monti il portapacchi, quello con la presa centrale che è la predisposizione per il baule della gamma Vario di BMW, allora sceglierete SRA 5143, che è una specie di adattatore, chiamiamolo, per montare la nostra piastra monochi sulla predisposizione del portapacchi che viene fornito come optional, ricordiamolo, da BMW. Proseguiamo con le laterali. Abbiamo i telai PLO 5143 cam, in questo caso perché andiamo a montare le Outback Evo, al quale abbiamo abbinato il 13R Kit. Questo 13R Kit, che ricordiamo è un optional, non siete costretti a comprarlo, vi trasforma i telai in telai a rimozione rapida. Cosa significa? Che avrete dei punti di fissaggio con la vite a un quarto di giro, e con la vite che viene data in dotazione con i telai voi in un minuto togliete e mettete i telai solo quando vi servono le valigie, altrimenti la moto può restare esteticamente pulita. Sulla R13GS, come sapete, andiamo a montare due valigie da 37 e otteniamo un equilibrio estetico. Questo perché lo scarico della R13GS è molto contenuto, quindi non ci costringe a mettere una valigia più spostata, più esposta sul lato destro e metterne una più grande a sinistra. Quindi abbiamo due da 37 e abbiamo la simmetria, chiamiamola. Proseguiamo, andiamo a vedere il reparto sicurezza TN 5143, il paramotore tubolare che va a preservare in caso di scivolata, di caduta, le teste e i cilindri della moto. Utilissimo, un accessorio che possiamo considerare irrinunciabile. Proseguendo, borsa da serbatoio, abbiamo la classica flangia Tank Lock. Qui la flangia è la BF84, qui l'abbiamo abbinata alla borsa XL04, che è una borsa studiata proprio per determinate moto, tra le quali l'R 1200, 1250 e 1300 GS, in quanto, come vedete, copia bene la linea del serbatoio. Potete comunque abbinare tutte le borse Tank Lock in linea di massima, anche quelle un pochino più piccole e quant'altro. Proseguendo,
abbiamo un supporto da montare sulle pompe freni o frizione che si chiama S904B. Questo ci permette di avere, oltre al navigatore che avremo nella predisposizione originale di BMW, potremo andare a mettere un portatelefono, un portatelepass, un altro navigatore se ci serve, per carità, da montare ed avere sott'occhio senza che vada ad interferire sulle manovre durante la guida. Proseguendo, lato riparo, comfort, sempre votato ai viaggi, abbiamo il deflettore pluriregolabile S180T che grazie alle innumerevoli regolazioni vi permette di deviare il flusso d'aria al di sopra del casco e darvi un'ottima protezione, mentre l'ultimo accessorio che andiamo a vedere è LS5143, che è un supporto per montare i faretti supplementari ai lati del parafango anteriore. Una cosa che tengo a precisare è che la gamma degli accessori per questa moto è in continuo sviluppo. Questa è solo una delle opzioni che presentiamo, ma come dicevo, ad esempio, a livello di parabrezza stiamo studiando qualcosa di più protettivo, qualcosa di più coprente, paramani e quant'altro. Quindi non perdete d'occhio il nostro sito, tenetelo monitorato per restare aggiornati su tutte le novità. Ciao a tutti, alla prossima, grazie!